Bentornati a Football Benchmark, bentornato, benvenuto Andrea Sartori, Global Head of Sports di KPMG. Ciao Andrea. Ciao Luca, buongiorno. È stata una settimana difficile in cui si è parlato tanto di economia, si è parlato tanto di numeri, si è parlato tanto di riforme, non è finita qui. Allora con te, anche se non abbiamo tantissimo tempo, lo avremo nel corso di queste nostre chiacchierate settimanali, però vorremmo iniziare a focalizzarci su quello che è successo questa settimana e quello che potrà succedere. La prima domanda che mi viene da farti riguardo la Superlega è: perché i 12 club firmatari sono arrivati a questo punto, addirittura alla ricerca di uno strappo? Beh, indubbiamente questa rivoluzione che poi è, fallita, ha alla base delle ragioni molto serie. C'è una chiara debolezza dell'ecosistema calcio a livello europeo. Abbiamo visto che c'è stata una fortissima cristallizzazione dei risultati sportivi negli ultimi anni, che ha portato anche poi a una polarizzazione dei poteri economici delle squadre di calcio. C'è stata una rivoluzione del mercato portata dalla trasformazione del mercato dei media e in particolar modo dall'arrivo delle piattaforme streaming, ed anche un cambiamento del consumatore, soprattutto la generazione Z. Io penso che i vari presidenti che hanno parlato in questi giorni hanno sottolineato molto come i social media, le piattaforme streaming, il fatto che il prodotto sia diventato appunto globale, abbia in un certo senso creato un nuovo tipo di consumatore con delle esigenze diverse. C'è stato secondo te, Andrea, un effetto detonatore da parte della crisi economica dovuta al Covid, che naturalmente tutta l'economia sta attraversando e quindi anche quella del calcio? Cioè, questo ha accelerato i tempi? Direi proprio di sì, perché indubbiamente le perdite stimate per la stagione 19-20 e 20-21 si aggirano intorno ai 7 miliardi di euro, quindi una perdita enorme. Pensate che nella peggior stagione del calcio europeo, che fu la 11-12, le perdite furono di 1 miliardo e 700 milioni. Ovviamente poi c'è anche un fortissimo livello di indebitamento, e direi che un altro punto, un'altra debolezza del sistema è relativa al fatto che la UEFA chiaramente ha un controllo, o le leghe, la UEFA hanno un controllo sulla distribuzione dei ricavi che chiaramente sono generati attraverso i club, però i club sentono che praticamente a livello di governance, a livello di potere decisionale, il loro ruolo è relativamente limitato, quindi hanno il rischio di impresa, per questo senso poco da dire in termini di governance. Questo è il punto di partenza, no? In molti in questi giorni, anche nelle nostre analisi, hanno detto sì, è vero, c'è bisogno di più ricavi, una gestione, come hai detto tu, più diretta da parte delle società, un rischio di impresa inferiore, sicuramente legato al risultato sportivo, perché il merito non può entrare nello sport, ma con una distribuzione, così chiedevano i 12 firmatari, diversa. Tutte queste cose qui erano sul tavolino, sono state spazzate via nelle ultime ore dalla dissoluzione di questa Superlega. È vero che però questi problemi rimangono e che la UEFA e la FIFA in qualche modo devono sentirsi responsabili comunque di dover arrivare a delle riforme o a delle variazioni per permettere al sistema calcio comunque di cambiare direzione, di migliorare il proprio humus intorno. Se tu dovessi dare, fra virgolette, dei consigli o delle direttrici rispetto a quelli che potrebbero essere le possibili riforme del mondo del calcio da qui ai prossimi mesi o anni, potremmo dire che la prima cosa da fare è un modo per cercare di calmierare i costi e quindi una riforma profonda del fair play finanziario, che sicuramente ha funzionato, ma come abbiamo detto tante volte nel corso delle nostre chiacchierate ha polarizzato ancora di più gli estremi. I ricchi sono rimasti ricchi, i meno ricchi sono rimasti meno ricchi. Direi che la risposta è certamente sì. I due pilastri del financial fair play sono il pareggio di bilancio e il rispetto delle scadenze finanziarie. Però ciò che il financial fair play dovrebbe fare in un processo di riforma è probabilmente
l'introduzione di un cosiddetto soft salary cap. Non si può avere un cosiddetto hard salary cap usato in alcune leghe americane in cui si stabilisce una quota fissa, perché la variazione di ricavi tra le piccole squadre e le grandi squadre di una lega, se prendiamo ad esempio la Serie A, per non parlare delle piccole europee con le grandi europee, è troppo ampia per avere una cifra fissa. Quindi questo, per rispondere alla tua domanda, indubbiamente bisogna intervenire sui costi e in particolar modo sul costo dei giocatori, del salario dei giocatori. Il problema però, Luca, è che questa riforma non la puoi fare immediatamente, perché la struttura dei costi del personale nel calcio è molto rigida, perché i salari dei calciatori sono piuttosto lunghi. Quindi tu dici o c'è un passo in avanti forte da parte di tutti quanti, oppure sono delle riforme che possono essere fatte soltanto nel corso degli anni, fondamentalmente. Esattamente. Un altro tema di cui si è dibattuto molto, e poi ripeto cercheremo di analizzare ognuno di questi punti in maniera più approfondita nel corso dei prossimi giorni e delle prossime settimane, sono le tante partite che giocano i giocatori, quindi pagati dalle società, e che vanno a stressare chiaramente anche la prestazione o i risultati sportivi stessi. Ne ha parlato Guardiola dicendo Lewandowski si è infortunato in una partita con la nazionale, non ha potuto giocare il quarto di finale di Champions League, né l'andata né il ritorno. Si può parlare, si deve parlare anzi di una riduzione del numero dei club professionistici, può aiutare? Io dico assolutamente sì. A mio avviso bisognerebbe portare i campionati attualmente a 20 squadre, come ad esempio il campionato italiano, il campionato francese, il campionato inglese, il campionato spagnolo a 18 come la Bundesliga. Vorrebbe dire giocare 4 partite in meno, liberare qualche data in più per le competizioni internazionali, perché si gioca troppo e gli effetti sono due, sono sia sui calciatori che hanno dei periodi di riposo troppo limitati, si giocano troppe partite, ci sono diversi calciatori che giocano oltre 70 partite e quindi questo va a influire sulla performance sportiva. Quindi c'è la necessità anche poi di andare a riformare e a razionalizzare i calendari. Quindi c'è bisogno che tutte le parti si siedano intorno a un tavolo, e io ritengo che il vero beneficio di questa rivoluzione fallita sia il fatto che si sia scatenato un nuovo pensiero e che c'è veramente, che le parti interessate, la FIFA, la UEFA, FIFPro, l'ECA, European Leagues, le leghe nazionali, nonché i club e spero anche i calciatori, capiscano che bisogna assolutamente trovare un giusto compromesso che possa portare il sistema a diventare più sostenibile. Nella grafica che abbiamo preparato sulle potenziali nuove riforme, perché queste sono delle idee che ci sono venute ascoltando le discussioni anche fra le parti, quindi le ultime molto accese fra FIFA e i 12 club firmatari, ma erano delle discussioni che già erano in atto in maniera non così plateale anche già fra ECA e FIFA, ECA e UEFA nel corso degli ultimi anni. C'è il punto 4, poi ti lascio parlare sul 5 che forse è il più affascinante e il più innovativo, ma il punto 4, ovvero il cambio della governance e la redistribuzione dei poteri decisionali, che forse è il punto focale su cui si sono scontrate oggi la Superlega, UEFA e FIFA, cioè chi decide dove vanno i soldi e quanti soldi devono andare ai club. Direi proprio di sì, e in un certo senso ne abbiamo parlato nell'introduzione di questa puntata, perché chi ha il rischio imprenditoriale? Ovviamente sono le squadre che pagano i calciatori, che fino a qualche anno fa non venivano neanche rimborsate nel caso i giocatori avessero avuto un infortunio nelle partite con la nazionale, e quindi con una crescita economica e con una spesa maggiore sostenuta dai club è aumentato anche il rischio economico in generale. Quello che i club volevano e che secondo me è stato poco sottolineato è una maggiore stabilità dei flussi di cassa. Il problema del calcio di oggi è che tu non puoi fare un budget nemmeno a breve termine, per non parlare a medio termine, perché prendiamo un caso ad esempio quest'anno della Lazio, ma se la Lazio va o non va in Champions League per il prossimo anno la stagione cambia completamente. Quindi c'è bisogno di ripensare a come si possano ridistribuire i poteri tra i club che sostengono il rischio economico attraverso i loro azionisti proprietari e praticamente la UEFA, le leghe nazionali che sono i cosiddetti right holders.
Cioè l'oscillazione fra la mancata qualificazione e la qualificazione a una competizione europea dovrebbe essere minore o comunque controllata per garantire una crescita, una stabilità migliore per tutti i club, chiaramente non soltanto per i 12 di cui abbiamo tanto parlato in queste ore, giusto per... Certo. Ecco, ok, ho capito bene allora. Mi incuriosisce l'ultimo punto, perché secondo te, secondo KPMG, secondo gli studi che hai fatto, si potrebbe andare verso una creazione di campionati sovranazionali? Cioè tu intendi un'altra Superlega, c'è il rischio, c'è la possibilità che si possa arrivare a un'altra Superlega, o intendi un'altra concezione del campionato? No, questo è, diciamo, un mio cavallo di battaglia, vivendo da tantissimi anni all'estero in un paese relativamente piccolo come l'Ungheria. Ci sono dei campionati nazionali e anche di fortissima tradizione, come il campionato olandese, come il campionato portoghese, il campionato belga, che i loro mercati sono semplicemente troppo piccoli per poter vendere i diritti televisivi ad un certo valore, e quindi rendere i club sufficientemente ricchi per poter poi andare a competere con i giganti d'Europa. Io quello che penso sia necessario fare per aumentare la sostenibilità di tutto il calcio europeo e in un certo senso andare a rompere questa cristallizzazione di potere sportivo che è concentrata nei 5 grandi campionati europei, è la creazione di leghe sovranazionali. Quindi fuori dai Big Five, però, secondo te? Soprattutto fuori dai Big Five. Sì, soprattutto fuori dai Big Five, con la creazione di una lega scandinava, una lega del Benelux, una lega del centro-est Europa, piuttosto che una lega balcanica. Devi creare la massa critica per poter poi vendere i diritti commerciali, i diritti televisivi a un valore tale che consenta a questi club di poter fare degli investimenti che siano equiparabili a quelli dei grandi club europei, perché non dimentichiamoci che le grandi 5 leghe europee sono le grandi 5 economie dell'Europa, quindi con un grosso PIL e con una grossa popolazione. Bene Andrea, io credo che abbiamo messo sul tavolino anche noi nel nostro piccolo degli argomenti di discussione che ci siamo presi l'onore e l'onere di sviluppare insieme, come detto, nelle prossime puntate di Football Benchmark, e io ti ringrazio perché siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata. Luca, però ognuno di questi punti mi prometti che sarà una puntata di Football Benchmark, magari ne aggiungiamo anche altri. Assolutamente, io spero solo che qualcuno ci ascolti e che le parti veramente si siedano a un tavolo insieme. Perfetto, grazie Andrea, grazie davvero. Football Benchmark finisce qui per questa settimana, torneremo naturalmente tra 7 giorni ancora per parlare di questi temi che sono diventati di grandissima attualità. Buonasera a tutti.